Giuseppe Di Cristina incontra, insieme a Gaetano Badalamenti e a Giuseppe Calderone, Salvatore Cichiteddu Greco, arrivato appositamente dal Venezuela, per discutere la possibile eliminazione di Francesco Madonia, capo della cosca di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, sospettato di aver ordinato il fallito attentato ai danni del Di Cristina su istigazione di Totò Riina, a cui è strettamente legato. Greco, però, consiglia di rimandare ogni decisione a data successiva ed anzi, forse prevedendo quanto potrebbe succedere, invita il Di Cristina a seguirlo, cosa che quest'ultimo non fa. Ripartito per Caracas, Cichiteddu muore prematuramente per cause naturali. È il 7 marzo del 1978. Viene rapito a Roma in via Fani Aldo Moro. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28, Aldo Moro è stato sequestrato. Notizia che sarebbe stata confermata all'agenzia Italia dirà anni più tardi il collaboratore Marino Mannoia. Durante il sequestro dell'onorevole Moro, Stefano Bontate si attivò nel tentativo di salvare Moro, sollecitato da alcuni politici democristiani siciliani. Bontate fa riunire la commissione. Ma al progetto si oppone il Calò, che sostiene come politici romani di primo piano non vogliano la liberazione dello statista. Bontate voleva fare pressione sui terroristi detenuti nelle carceri. L'incarico venne affidato a Tommaso Buscetta, detenuto a Cuneo, ma quest'ultimo non venne mai trasferito a Torino, dove avrebbe incontrato i più importanti brigattisti detenuti. Secondo Mannoia è il Calò a mandare all'aria il trasferimento di Buscetta a Torino. Noi eravamo nella tenuta di Stefano Bontate a Magliocco. Vi eravamo moltissime persone, uomini d'onore. Vi era Stefano Bontate, Angelo Cosentino, vi era Giovanni Terese, consigliere della famiglia, vi era Emanuele D'Agostino, Giuseppe Di Franco, Pietro Loiacono, vi era Nino Bontate e Giovanni Bontate. Siamo stati lì a pranzo a mangiare e il Bontate rappresentò dinanzi a noi questa situazione al Cosentino. Si parlava del sequestro Moro. Dopo si appartarono il Bontate con il Cosentino, con il Pietro Loiacono e con Girolamo Teresi. Dopo qualche ora loro finirono, di appartarsi e appunto, informò noi di questa eventualità di intervenire appunto sulla liberazione del Moro. Lei apprese il contenuto di questo colloquio? Che cosa aveva detto Cosentino a Bontate? Cosentino aveva detto che le amicizie, del Cosentino, il Bontate aveva rimproverato il Cosentino perché aveva in precedenza presentato le sue amicizie politiche e anche malavitose e anche degli esponenti del terrorismo al Calò. Il Calò se ne era completamente impossessato facendole proprie, perché Calò, dopo che Leonardo Vitale, detto Valacchi, inizia la sua collaborazione facendo nomi e fatti di Cosa Nostra che a quel tempo erano analoghi a questi di ora, ma non fu preso sul serio, il Calò si allontanò da Palermo e andò a vivere a Roma. Già frequentava a Roma, ma da quel periodo quasi assiduamente ha cominciato a vivere a Roma. E quindi il Bontate rimproverava il Cosentino di aver presentato queste sue, conoscenze in questi fronti e che Calò se n'era appropriato.
certamente il Calò aveva fatto un'inosservanza alle regole di Cosa Nostra, perché nonostante lui fosse un rappresentante e comunque un capomandamento, a Roma la decina era capeggiata da Angelo Cosentino e lui qualsiasi cosa doveva rivolgersi a Angelo Cosentino, perché quando aveva una decina fuori dal territorio siciliano, chiunque esso sia deve rivolgersi al capo di quella decina o altrimenti farlo sapere al capo della famiglia stessa. Ma lei ha parlato di queste lamentele di bontate nei confronti del Cosentino, perché il Cosentino un pochino si era lasciato scavalcare, a quel che ho compreso, dal Calò a Roma, ma perché in occasione di questo incontro a Fondo Maiocco, in cui appunto Bontate parla con Cosentino delle possibilità o delle prospettive di un intervento per la liberazione dell'onorevole Moro, Cosentino riferisce qualcosa concernente l'atteggiamento di Calò sul punto? Sì, il Calò aveva riferito che non c'era modo per poterlo liberare. Perché? Cosa aveva detto il Calò al Cosentino? Il Calò aveva detto che c'erano esponenti del suo partito che non avevano intenzione di muoversi per la liberazione di Moro. Mi scusi, questa riunione a Fondo Maiocco, questa prima riunione a Fondo Maiocco in cui Cosentino parla con Bontate, come si colloca rispetto al sequestro Moro? A quale distanza di tempo avviene dal sequestro? Ma pochissimo tempo, 10-15 giorni, non più di questo. Successivamente, visto che sono emerse queste difficoltà che provengono da Calò, che cosa succede? L'argomento viene affrontato di nuovo in un'altra sede? Sì. Stefano Bontate chiede e ottiene la riunione della commissione. In sede di commissione fu sentito il Calò e fu chiesto a Calò di voler intervenire anche lui, che era conoscitore appunto dell'ambiente malavitoso, criminale e di terroristi romani, di poter intervenire sulla liberazione di Aldo Moro. E in sede di commissione che cosa dice Calò? Il Calò dapprima cercava di tergiversare sulle domande, sulla insistenza delle Bontate, poi non potendone fare a meno si rivolse a Bontate dicendoci: senti Stefano, è inutile che tu cerchi di insistere, dice, ma ci sono persone dello stesso partito, della Democrazia Cristiana, che non hanno nessun interesse alla liberazione di Moro. Allora in quella sede Bontate certamente non si arrese, si optò per cercare in tutti i modi di avvicinare alcuni di questi terroristi e si fece il nome di Buscetta. Come Buscetta conosceva durante la sua detenzione, ha conosciuto esponenti, appunto alcuni terroristi, si disse al Calò di cercare di fare in modo di far trasferire il Buscetta per andare su direttive del Buscetta per farlo trasferire in un carcere dove lui riteneva opportuno che potesse avere incontri con alcuni terroristi. Buscetta fu trasferito dal carcere in cui si trovava, ma fu trasferito in un altro carcere del nord. Allora fu chiesto al Calò come mai questo sia potuto accadere. Il Calò si giustificò dicendo che la persona con cui aveva parlato lui, una persona che lavorava all'ufficio quinto del Ministero Prevenzione e Pena, disse che aveva capito male quello che Calò aveva chiesto. In effetti tutta questa situazione un po' ingarbugliata del Calò che dice ci sono persone dell'ambiente politico che non vogliono la liberazione del Moro, e quella, chiamiamola un po' indifferenza da parte di Michele De Greco e gli altri nei confronti del Bontate, non era altro che una situazione che si deve dare una lettura, una inquadratura un po' diversa da quella che sembra l'aspetto.
era un approfittamento per cercare di mettere in minoranza il Bontade e dare appunto al Bontade umiliazione, nel senso di fare brutte figure nei confronti delle persone politiche che lui aveva. Il ruolo che io ho avuto nella vicenda Moro è semplice. Mi è stato chiesto da due fonti diverse se mi potevo interessare come atto umanitario della salvezza dell'onorevole Aldo Moro. Una fonte era mafiosa, la seconda fonte era dalla malavita, se così posso dire, non so se è giusto il termine, milanese. Dico malavita milanese perché a farmela è stato un certo Bossi, Ugo Bossi, che era il tenutario delle bische di Francis Turatello. Io mi sono attivato, aspettavo che si avverasse quell'interessamento da parte di Bossi, ove io fossi trasferito a Torino, che era la sede che poteva fare le due cose, cioè favorire a me di uscire dal supercarcere e poter intraprendere una trattativa con i brigatisti che in quell'epoca si svolgeva in quelle aule di Torino un processo contro quasi tutti i brigatisti e quindi erano concentrati a Torino. Lo stesso giorno del rapimento Moro viene ucciso il mafioso Francesco Madonia dal Di Cristina e da Salvatore Pillera, inviato da Giuseppe Calderone. Riina allora accusa Badalamenti di aver ordinato l'omicidio di Madonia senza autorizzazione e lo mette in minoranza, facendolo espellere dalla commissione e sostituendolo con Michele Greco, uno dei suoi. Le accuse al Badalamenti vengono sostenute anche da Antonio Salamone, a cui è particolarmente inviso il Badalamenti. Le stesse accuse fatte nei confronti di Gaetano Badalamenti vengono rivolte anche nei confronti di Stefano Bontate, a cui viene chiesto di dimettersi da capomandamento, ottenendo in cambio il diniego furioso del boss di Villagrazia, che incassa anche il supporto di Salamone, che se da un lato vuole allontanare il Badalamenti, preferisce mantenere in commissione il Bontate, unico, a suo giudizio, a potersi opporre ai Corleonesi, che sospetta vogliano sostituirlo con Bernardo Brusca. E Bontate riesce ad uscire indenne dalle contestazioni, pur in parte ridimensionato. Il collaboratore Marino Mannoia riferisce come Bontate fosse tanto preoccupato che in quel periodo, in vista di un incontro con Michele Greco, aveva esternato i suoi timori ai suoi uomini più fidati, che per qualche tempo avevano dormito armati di tutto punto nella proprietà dello stesso Bontate. Ma nella nuova commissione, con l'uscita di Badalamenti e la morte di Giacalone e l'entrata di Pino Greco Scarpuzzedda, ormai come alleati Bontate ha solo Inzerillo e Gigino Pizzuto. Io ero un soldato semplice, ma comunque io e altre 9 persone eravamo alle dirette dipendenze di Stefano Bontate. E lui ci disse che dovevamo stare attenti perché in una riunione della commissione in cui avevano espulso Badalamenti e avevano chiesto a lui di dimettersi, Bontate rifiutando questo, si correva il rischio di entrare in guerra perché avrebbero voluto eliminare Stefano Bontate. Circa 6 mesi dopo, 8 mesi dopo, con l'intervento di Michele Greco, che era il coordinatore della commissione, sono arrivati a una pacificazione, a un chiarimento diciamo che la commissione ha chiaramente compreso che Stefano Bontate non aveva responsabilità in quei ruoli che venivano attribuiti anche a lui insieme al Badalamenti. Ho capito. Io ero un soldato semplice, come ho detto, però dal momento della mia iniziazione in Cosa Nostra, il quale Stefano stesso mi fece da padrino nel rito dell'iniziazione, io fui aggregato alla sua decina. Stefano aveva una decina personale. In questa decina ci facevamo parte io, Pietro Vernengo, mio cugino, Nino Grado, Antonino Grado,
Giovanni Bontate, Stefano Giaconia, Girolamo Teresi, Giovan Battista Pullarà, comunque non ricordo, dovevamo riferire o avere contatti solo con Stefano Bontate. Sì. Quando sentì che Badalamenti fu espulso e il motivo, il perché Badalamenti fu espulso, mi fece rabbia, perché vero era che era espulso una persona che non si comportava bene con me nelle parole, nel giro di parole che lui mi faceva, ma mi faceva dispiacere perché veniva espulso da persone che non meritavano che facessero questo per Badalamenti. Da quel momento, attraverso un dottore che frequentava il carcere tutti i lunedì per visitare i detenuti, fece sapere che era anche lui Cosa Nostra, fece sapere al Badalamenti che da quel momento in poi dimenticavo tutti i rancori che avevo nei suoi riguardi e se loro lo avevano espulso io lo consideravo ancora mio amico. Signor Buscetta, perché fu espulso Badalamenti? Badalamenti fu espulso per un'accusa ingiusta, cioè si disse di Badalamenti di aver accompagnato all'aeroporto di Catania un tale chiamato Salvatore Greco, cioè quello che creò la commissione, e nel salutarsi con Salvatore Greco intervenne anche un tale che si chiamava, uomo d'onore anche lui, ma di un'altra provincia, Giuseppe Di Cristina, che aveva dei problemi nella sua provincia. Era stato fatto un attentato contro la di lui persona, lui non era nella macchina, erano morti gli altri, lui era rimasto vivo, si lamentava di questo, e sempre che Salvatore Greco abbia dato autorizzazione al Di Cristina, insieme a Gaetano Badalamenti e insieme a Stefano Bontate, affinché potesse agire nei confronti di chi aveva attentato alla sua vita. Chi aveva attentato alla sua vita era un rappresentante della famiglia di Caltanissetta. Il Di Cristina lo fece, il Badalamenti fu chiamato in commissione, le fu chiesto spiegazione perché era intervenuto in questa decisione. Lui disse che non è vero, che non era vero, non è stato creduto, mentre nella stessa occasione invece avevano creduto i Bontati, accusato anche lui, e avevano condannato solo all'espulsione di Cosa Nostra, no alla rinuncia della carica di capocommissione, ma addirittura espulso di Cosa Nostra. Sapevamo che tutto questo non era vero, che da quel momento cominciava la scalata dei cosiddetti corleonesi in Cosa Nostra. Chi sono i corleonesi? Non c'è il nome. I corleonesi sono 2 o 3 o 4, ma io considero corleonesi tutti quelli che si sono messi d'accordo con i corleonesi per fare tutto quello che è successo a Palermo nel 1981. Ecco, quale fu la posizione di Bontate e quale fu il suo ruolo in questo episodio? Forse lo ha già detto, ma lo può ricordare. Bontati era accusato come Badalamenti dell'episodio di avere consigliato, di avere autorizzato il Giuseppe Di Cristina a sparare a quel tale, che posso fare anche il nome, si chiamava Francesco Madonia di Caltanissetta, e quindi avevano emesso una sentenza fuori la commissione di Palermo, della provincia di Palermo, e quindi tutte e due erano passibili all'espulsione. Ma come mai Badalamenti fu espulso e Bontate no, se non vado errato? Ma Badalamenti era molto travagliato anche in seno alla sua stessa famiglia e non aveva la forza che aveva Bontati a quell'epoca, perché parlare delle forze
comparativi fra Bontade e Badalamenti era una cosa molto puerile. Bontade aveva un vero esercito, Badalamenti aveva 20-30 persone che lo seguivano. Quindi fu conveniente, e anche per non prendere frontalmente il Bontade, che il Bontade fosse assolto e che il Badalamenti fosse condannato. Anche se questo Bontade lo combatté sempre con i mezzi che poteva, ma anche Bontade cominciava a avere i suoi grattacapi nella commissione, tanto che poi lo eliminarono. Senta, signor Buscetta, i rapporti tra Bontade e Badalamenti, che a lei risulti dopo l'espulsione del Badalamenti, come furono? Come rimasero buoni o come prima, oppure si interruppero? Come prima. Cioè? Loro si vedevano, si parlavano, logicamente con molta cautela, facendo sì che altri non lo sapessero. Nelle campagne di Riesi, il capitano dei carabinieri Pettinato ed il brigadiere Di Salvo incontrano un esponente della mafia di Altobordo che vuole parlare con loro. Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma gli eventi hanno portato a questa situazione. Il casolare dove avviene l'incontro è di Antonio Di Cristina, fratello di Giuseppe Di Cristina. Di Cristina è un mafioso che conta, eppure si presenta ai carabinieri come delatore, cosa totalmente inattesa, e lo fa per un'unica ragione: sa di essere un morto che cammina. La commissione ha decretato la sua fine. Questa è la sua ultima occasione. La sua speranza è che un intervento degli organi repressivi contro i suoi oppositori possa distoglierli, almeno temporaneamente, dal proposito di ucciderlo. Ed i suoi riferimenti sono infatti diretti solo contro i corleonesi e i loro alleati. Nulla dice invece dell'ala moderata della mafia. Riferirà molti anni dopo l'ormai maggiore dei carabinieri Pettinato. Mi resi immediatamente conto della gravità e della serietà delle affermazioni del Di Cristina. Peraltro, notai con chiarezza, anche se il Di Cristina cercava di non darlo a vedere, che quest'ultimo era in preda al terrore. Mi dava l'impressione di essere come un animale braccato. Le dichiarazioni del Di Cristina sono un fondamentale elenco di morti annunciate. Ma cosa dice Di Cristina? Primo, Leggio evaderà a brevissima scadenza. Si sta aspettando l'occasione propizia, ma tutto è già predisposto, nei minimi particolari. Secondo, l'onorevole Terranova potrà essere ucciso dalla fazione del Leggio, allo scopo di indurre gli inquirenti a considerare responsabile dell'omicidio il Di Cristina, perseguito dal Terranova per il caso Ciuni. Tale esecuzione consentirebbe anche al Leggio di rafforzare la sua supremazia su quei gruppi mafiosi, quali quelli del Badalamenti e del Bontade, che gli avevano rimproverato sia la consumazione di sequestri di persona, sia l'omicidio del tenente colonnello Russo. Già tra la fine del 75 e gli inizi del 76, in una riunione tenutasi a Palermo, Riina e Provenzano avevano proposto l'eliminazione del tenente colonnello Russo, proposta però bocciata per l'opposizione dell'ala moderata. Quarto, durante la riunione dei 22, tenutasi nel 1977, Di Cristina aveva stigmatizzato l'assassinio dell'ufficiale dell'arma e le altre gesta della cosca liggiana. Le parole di biasimo e di condanna pronunciate dal Di Cristina erano giunte all'orecchio del Leggio, che ne aveva decretato pertanto la sua morte. L'agguato veniva consumato a Riesi la mattina del 21 novembre 77, ma egli, che era la vittima designata, per fortunata coincidenza non veniva colpito, e l'attentato portava alla morte di 2 suoi uomini. Quinto, Luciano Leggio è proprietario, tra Napoli e Caserta, di una grande azienda operante nel settore della lavorazione e produzione della frutta, gestita dai fratelli Nuvoletta, pur essendo intestata a una donna. Presso l'azienda sarebbe occultato un grosso deposito di droga. Sesto, Luciano Leggio disporrebbe di una squadra mercenaria per l'eliminazione dei nemici, costituita da 14 elementi, con basi a Napoli, Roma e in altre città italiane. Settimo,
Badalamenti Gaetano, Greco Cicchiteddu e Di Maio, inteso Zusarriddu, sono, nell'ordine gerarchico indicato, il trio di patriarchi dell'ala moderata, che annoverava Alberti Gerlando, soprannominato Upaccarè. Ottavo, la più importante base del Leggio in Sicilia è presso Bernardo Brusca a San Giuseppe Iato. Altre basi erano presso Madonia Francesco, Gambino Beppe, Agate Mariano, presso la cui cava di pietra si nascondevano importanti quantitativi di droga, e Iraci Nenè o Ninì. Nono, anche il gruppo dei moderati ha infiltrati di fiducia nel gruppo avversario. Decimo, Leggio aveva fatto uccidere il procuratore Scaglione per le iniziative che il procuratore stava per prendere e che avrebbero potuto favorire indirettamente i Rimi, antagonisti del Leggio e parenti del Badalamenti. Undicesimo, Riina e Provenzano, soprannominati le belve, erano gli elementi più pericolosi di cui disponeva Leggio, responsabili di almeno 40 omicidi. Dodicesimo, il sequestro Corleo era stato voluto dal gruppo leggiano come prova di forza e dimostrazione di potenza sull'ala moderata, ed avevano partecipato anche 2 romani. Tredicesimo, Riina Salvatore era stato localizzato nella zona di Napoli. Avuta la notizia, i moderati avevano inviato sul posto 5 persone allo scopo di poterne seguire i movimenti. Quattordicesimo, Provenzano Bernardo, pericolosissimo ma meno intelligente del Riina, è stato visto a Bagheria su un'auto Mercedes bianca, guidata da uno dei figli di Brusca. Riina era compare di anello di Mico Tripodo, ucciso in carcere a coltellate. Tale comparato ha fatto sì che Luciano Leggio, ormai multimiliardario, pare porti un anello di 80-90 milioni al dito, abbia sempre avuto la sua fetta di torta nei rapimenti avvenuti in Calabria, compreso quello di Paul Getty, cui aveva partecipato con la sua organizzazione. Alle 8 di mattina, davanti a una scuola che inizia a affollarsi di bambini, viene ucciso, alla fermata dell'autobus, Giuseppe Di Cristina, da un comando composto da Leoluca Bagarella e Antonino Marchese. Siamo in via Leonardo da Vinci a Palermo. Di Cristina prova a difendersi con un revolver e riesce a ferire uno dei killer, ma viene finito a pallottole. Di Cristina è fraterno amico di Bontate e di Inzerillo, e l'omicidio avviene in territorio dell'Inzerillo, e questo ne fa scoppiare l'ira di quest'ultimo, perché oltre a delegittimarlo come capomandamento, attira su di lui le attenzioni della polizia. Ma Michele Greco, nel frattempo diventato capo della commissione per la provincia di Palermo, dice ad Inzerillo che la causa dell'omicidio è il fatto che Di Cristina sia diventato un confidente della polizia e comunque per motivi interni alla zona di Caltanissetta. Sul cadavere vengono rinvenuti dal commissario Boris Giuliano 2 vaglia cambiari di lire 10 milioni, facenti parte di un centinaio di analoghi titoli riconducibili, pur intestati a nullatenenti, a mafiosi siciliani, contrabbandieri napoletani, esportatori verso banche svizzere e criminali romani come Balducci e Diotallevi, legati a Pippo Calò. Siccome mio fratello mi ha raccontato che lui era sceso per sparargli a De Cristina, nel momento in cui va per sparargli, questa pistola ci inceppa, non ci funziona. Quella di suo fratello? Quella di mio fratello. E De Cristina dice che aveva una pistola, o De Cristina o quello che era con lui, non lo so chi c'era con lui. Insomma, ha avuto una contrarrisposta da De Cristina, da parte di De Cristina. E l'ha preso nel braccio a mio fratello, che dice c'è entrato la pallottola di qua, sì, e mi sembra gli è uscita da questa, sì, parte. E mio fratello mi raccontò che se non era per Luca, perché ha avuto la prontezza Bagarella di rispondere subito a fuoco quando ha visto che mio fratello la pistola non ci funzionava, no? Ho capito. Bontate, andando contro le regole della commissione, continua a frequentare l'espulso Badalamenti.